Ciao a tutti e bentornati o ben arrivati sul canale di Spirito Combattivo. Oggi facciamo una lezione sul Maegeri, andiamo a vedere il calcio del Maegeri e 6 tipici errori che vengono fatti, 6 errori più comuni che se eliminati e se corretti permettono di eseguire il calcio perfetto, il Maegeri perfetto. Il Maegeri è un calcio di attacco, uno dei primi calci che si impara nel karate, e è un calcio che viene eseguito in questo modo, quindi tirando sulla gamba e andando a stenderla fino al bersaglio. Mi metto di profilo, quindi questo è il calcio. Andiamo a vedere ora i 6 errori più comuni nell'esecuzione di questo calcio. Il primo errore è l'altezza. Spesso le persone con poca esperienza, ma non solo, tendono a salire, quindi a tornare in piedi o quasi durante l'esecuzione del calcio. Questo è sbagliato perché andando a eseguire il calcio, se io mi alzo in piedi vado a perdere potenza e quindi il calcio risulterà in una minor potenza all'impatto finale. Quindi l'esecuzione corretta del calcio è questa. Quindi non io esagero, in questo caso non devo tornare in piedi per poi eseguire il calcio, ma devo restare in posizione di partenza. Quindi se io sono a questa altezza devo restare il più possibile all'altezza di partenza. Quindi questo è il primo errore. Il secondo errore è il piede a terra. Il piede a terra talvolta tende ad essere spostato durante l'esecuzione del calcio. Andiamo a vedere l'errore che non va fatto. Quindi se mi metto frontalmente, quello che non va fatto è questo. Io ora ovviamente tendo a esagerare per farvi vedere l'errore. Durante l'esecuzione non va girato il calcio, ma bisogna tenerlo il più possibile in posizione frontale. Mi rimetto in posizione obliqua in modo che possiate vedere più correttamente il calcio, quindi non va fatto questo, ma va mantenuto il piede più possibile frontale in questo modo. Questo è un altro errore. Il terzo errore più comune poi è il piede. Il Maegeri è un calcio, una tecnica di attacco in cui l'impatto finale viene fatto con l'avampiede, quindi con la parte del piede che appunto è chiamata avampiede, e non con la punta o non con il tallone. Quindi nell'esecuzione del calcio ci dobbiamo ricordare di andare a colpire il bersaglio con l'avampiede, quindi non con la punta e non con il tallone. Quindi nell'esecuzione, di nuovo, ricordiamoci quello che abbiamo visto finora, quindi altezza, piede e avampiede. Quindi non punta, non è corretto, non punta e non tallone, ma avampiede. E un altro errore ancora è la guardia, in quanto la guardia talvolta si tende a perdere durante l'esercizio. La guardia è importante mantenerla durante tutto l'esercizio. Quindi se noi mettiamoci in posizione di guardia, se noi andiamo a eseguire il calcio, quindi il Maegeri, non dobbiamo perdere la guardia, né poco né completamente. E adesso estramizzo come prima. Se io vado a eseguire il Maegeri in questo modo, ovviamente perdo completamente la mia protezione, quindi così estremizzo, ma anche allargare semplicemente la guardia è un errore da non fare. Quindi nell'esecuzione del calcio ricordiamoci di mantenere la guardia il più possibile per tutto il tempo, per tutta l'esecuzione
del calcio. Quindi se andiamo a fare il Magheri ricordiamoci di mantenere la guardia in questo modo, e non deve essere accompagnato e non deve partire nella modalità sbagliata. Il Magheri deve essere eseguito in questo modo: carichiamo e andiamo a bersaglio, carichiamo e andiamo a bersaglio. Non è corretto, quindi è un errore che viene fatto, andare a tirare sulla gamba e andare a bersaglio. Quindi non così, non tirare sulla gamba e poi stendere il calcio. Questo non è corretto, perché il calcio arriverà con pochissima energia all'impatto finale, mentre se andiamo a caricare il calcio come fosse una sorta di molla, l'impatto sarà molto più potente, molto più forte. Quindi questo è l'esercizio corretto: carico da qui come fosse una molla, carico e stendo, non tiro sulla gamba e poi stendo. Questo non è assolutamente corretto, quindi carico e stendo, carico e stendo. Questo è un altro errore, tirare sulla gamba e stendere, che viene fatto. L'ultimo errore, sempre molto collegato a questo, è di stendere completamente la gamba. Questo perché spesso si vede nelle tecniche che il Magheri, così come anche altri calci, ma forse più nel Magheri di altri, il calcio non viene steso completamente. È vero che in una situazione di difesa personale può comunque essere utile e comunque essere efficace anche un calcio non steso completamente, così come altre tecniche di difesa personale, anche pugni o altri, anche se non sono stesi, il mezzo pugno, il montante, il gancio, altro, o anche il pugno corto possono essere efficaci, ma nel calcio la massima potenza, la massima esplosività ce l'abbiamo quando andiamo a stendere completamente il calcio. Quindi se andiamo a eseguire nuovamente il Magheri non facciamo un calcio a metà, quindi non facciamo un calcio a metà e ritiriamo la gamba, ma ricordiamoci di stenderla completamente, proprio come fosse una frusta. Se noi prendiamo una frusta e la tiriamo, la frusta arriverà in fondo al suo percorso, al suo tragitto, e si stenderà completamente per poi richiamarla. Quindi lo stesso deve essere fatto per il calcio: stendiamo e ritiriamo, andiamo a tirare, stendiamo e ritiriamo il calcio, stendiamo e ritiriamo il calcio. Ricordiamoci sempre anche di questo aspetto. Quindi mettendo insieme tutte queste correzioni noi possiamo andare a fare il Magheri perfetto, il calcio migliore che è permesso fare con la nostra preparazione tecnica e fisica. Ricordiamoci che il karate è importante e non solo per la preparazione fisica e muscolare e condizionamento, ma è anche e soprattutto importante per il miglioramento mentale e per la crescita personale. Il karate non è solo tecnica, ma è anche percorso di crescita per tutta la vita se praticato. Iscrivetevi al canale se volete restare aggiornati sulle notizie, visitate il sito www.spiritocombattivo.it se volete cercare e leggere approfondimenti su aspetti di karate, crescita personale e pratiche zen. Ciao a tutti, alla prossima! Os.